Allora, come si è detto, all'interno del power bank c'è praticamente un elevatore di tensione perché esso può fornire delle tensioni più elevate di quelle dell'ascella, che è 3,7 volt. Questo step up lo sto alimentando a 15 volts, ora vi faccio vedere, ma gli sto dando io 15 volt e ne preleverò 30. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi sono seduto, stranamente, perché sono sempre in piedi. Oggi sono seduto comunque. E niente, diciamo, vi volevo fare un video su un power bank che ho acquistato praticamente, che è questo qui. Avvicino un attimino, che mi sembra molto carino, mi sembra funzionale, mi sembra anche che quello che dicono sia veritiero rispetto alla capacità e rispetto anche a quello che c'è scritto sul librettino di istruzioni. Mi sembra che non esagerino, che non sparino cose, che spieghino anche bene le cose sul libretto delle istruzioni, che c'è anche in italiano fra parentesi, che mi sembra una ditta che comunque merita. Colgo anche l'occasione per fare un video su come determinare l'esatta capacità e più che altro la durata, perché tanti possessori di power bank sbagliano il calcolo e sicché sovrastimano poi la capacità reale del power bank, la durata reale del power bank. In questa maniera qui succede che nel momento più bello ve lo trovate scarico e pensate che sia l'apparecchio che non funziona, mentre invece è solo un errato calcolo e un'errata interpretazione dei dati che spesso ci sono scritti. Sicché in questo video ne approfitto per cercare di spiegare appunto la questione. E che vi devo dire? Continuate a vedere il video e guardate cosa combino anche questa volta. Io passerei un attimino a farvi vedere come arriva la confezione prima di passare all'argomento che ci interessa di più, cioè quanto alla fine dura uno di questi oggetti qui. Come ricarica intendo, non come durata prima che si rompa ovviamente. Allora, lo scarto, non sono molto bravo a fare queste cose qui, sono un pochino più bravo nei limiti, nelle cose tecniche. Arriva in questa confezione qui che è bellina, l'oggetto è incartato anche in un'altra plastichina, eccolo qua. È bello, pesante, è circa mezzo chilo. C'è anche il display, dopo ve lo faccio vedere da vicino, che indica tutte le funzioni. Nella confezione c'è anche una confezione un po' tipo Apple, tipo iPhone. C'è una borsina, una custodia, un sacchettino di tipo pelle, non è pelle ma di prodotto sintetico per mettercelo dentro. Poi abbiamo il suo cavettino USB-C, eccolo qua, e poi abbiamo le istruzioni sia in inglese, che sono spiegate piuttosto bene per ogni, inquadro un attimino da vicino, in ogni pagina ci sono le varie funzioni con le varie porte e quello che può fare, e poi ci sono delle altre istruzioni multilingua che sono queste, tra cui, eccolo qua, tra cui anche diciamo l'italiano. E è una bella cosa, perché di solito non ce le mettono mai. Presenta, avviciniamo, ci sono 3 porte di uscita. Questa è l'USB classica, queste sono USB-C. In questa porta si può prelevare fino a 100 watt e in questa porta fino a 45 watt. Queste due si possono usare insieme, si può caricare diverse cose insieme fino a un massimo di 145 watt. Si può usare anche tutte e 3 le porte, mi pare prelevandoci un centinaio di watt, sicché l'apparecchio mi sembra valido. Io l'ho provato e ci ho ricaricato un mucchio di volte il cellulare prima che diciamo fosse scarico. Sempre dalle stesse porte, da una delle porte USB-C, quando ci si mette dentro il cavettino con un caricabatterie normale del telefono, lo possiamo ricaricare e ci vuole, a seconda della potenza del caricabatterie, circa 6 ore, 8 ore, dipende un attimino da che caricabatterie del telefonino potente avete. Allora, ora vediamo un attimino di spiegare quello che c'è dentro. Ovviamente non lo smonto perché non ci sono viti,
ma vi faccio capire un attimino, visto che questo oggetto può erogare più tensioni, vi volevo spiegare come fa a erogare più tensioni. Dentro a questo apparecchio, come in tanti altri, ci sono delle celle tipo questa. Non è detto che siano queste le celle. Comunque le celle sono circa 3,7 volt, in quel caso lì 3,6 volt. E ce n'è ovviamente più di una. Insieme a queste celle qui c'è un circuito che fornisce le varie tensioni, perché se la cella è 3,7 volt in questo caso, ripeto, quella dentro è 3,6, se la cella è 3,7 volt ci vuole un circuito, visto che l'apparecchio tira fuori più tensioni, che mi elevi la tensione da 3,7 a 5 volt per i telefoni normali e poi fino a 20 volt per altre apparecchiature che ci si possono collegare. Questo elevatore di tensione funziona, ma ovviamente più preleviamo tensione e più aumenta la corrente che andiamo a prelevare dalla batteria. E senza scomodare la legge di Ohm, ora cerco di spiegarvelo. Allora, l'apparecchio può erogare più tensioni e ha una capacità di 24.000 mA, che tradotto in soldoni sono 24 A. Allora, è specificato ovviamente che questi 24 A sono a 3,6 volt, lo vedete qui, perché dentro le celle sono appunto a 3,6 volt e per un totale di circa 86 watt. Ora vi volevo spiegare, dato che l'apparecchio può erogare 5 volt che serviranno per il caricabatterie del telefono normale, poi automaticamente, ovviamente perché dalla presa USB riconosce con cosa è collegato, può erogare 9 volt, 12 volt, 15 volt e fino a 20 volt. Ovviamente mano a mano che aumentiamo il voltaggio di uscita, che preleveremo i volt più elevati dei 3,6 volt, cala la capacità della batteria. Non perché cala la capacità della batteria, che rimane sempre ovviamente 24 A, ma perché prelevando più corrente assorbiremo di più, e sicché è come se ci fosse una batteria più piccola. Poi ve lo spiego con un disegnino magari, o praticamente vi faccio vedere con uno step up. Allora, ho fatto una tabellina semplice scritta a mano, spero che sia comprensibile. Allora, noi si è detto che la batteria che c'è dentro è 24.000 mA. 24.000 mA, se togliamo gli zeri, c'è una batteria da 24 A a 3,6 volt. Ora, se noi andiamo a prelevare 5 volt, vuol dire che preleviamo una tensione di 1,38 volt più alta dei 3,6, sicché anche il consumo sarà 1,38 volt. Poi in realtà per via del convertitore e compagnia cantante sarà un pochino più alto, però noi partiamo come se fosse un convertitore ideale e non ci fossero perdite, sicché diciamo questo nella migliore delle ipotesi, che dicevo 24 A a 3,6 volt. A 5 volt, siccome preleviamo 1,38 volt la tensione dei 3,6, si riduce anche di 1,38 volte questi 24 A, e sicché avremmo di potenza utile 17 A prima che la batteria sia completamente scarica, perché preleviamo appunto 1,38 volt di più. Se andiamo a attaccare un utilizzatore che lavora a 9 volt, la tensione sarà di 2 volte e mezzo superiore a 3,6 volt e si ridurrà ancora la capacità a 9,6 A, ma questo è normale. E lo stesso a 12 volt, siccome sono 3,33 volte, i famosi 3,6 volt, avremo una capacità della batteria di 7,2 A, utile dico. A 20 volt addirittura avremo 5,55 volte la tensione più alta di 3,6 volt e la batteria scenderà a 4,32 A. Non perché
la batteria non sia da 24 ampere, bada bene, non è che dico quello, ma perché avremo un assorbimento, in questo caso il famoso ampere, avremo un assorbimento di 5,5 volte più alto, sicché se noi lavoriamo a 20 volte invece che assorbire per esempio 1 ampere, avremo un assorbimento di 5,55 ampere e sicché preleveremo più corrente dalla batteria che è 24 ampere e la scaricheremo prima, non perché la batteria cambi di capacità. Questo è importante perché se per esempio andiamo a alimentare a 20 volt un computer, un portatile che consuma per esempio 1 ampere, noi non dobbiamo considerare questo che sono 24 ampere e lui mi durerà 24 ore, ma dovremmo considerare che siccome consuma 5,55 volte di più, perché c'è l'elevazione della tensione da 3,6 a 20 volt, il computer mi consumerà 5,55 ampere su 3,6 volt. E questo alla fine perché non è l'oggetto che non funziona, ma semplicemente perché abbiamo fatto dei conti sbagliati. Sicché è una cosa da tenere in considerazione per avere un'idea veramente di quanto ci durerà la nostra batteria, in questo caso il nostro power bank. Allora, come si è detto, all'interno del power bank c'è praticamente un elevatore di tensione perché esso può fornire delle tensioni più elevate di quelle dell'ascella, sicché all'interno c'è un elevatore di tensione, un step up si dice. Ora questo qui che vedete ovviamente è grosso, ma dentro ce n'è uno molto più piccolo. Faccio per spiegarvi lo stesso cosa alla fine succede quando andiamo a prelevare tensione e corrente dalle scelle. Allora, questo step up lo sto alimentando a 15 volts, ora vi faccio vedere. Ecco qui, con questo alimentatore gli sto dando 15 volt, che ovviamente non sono quelle delle scelle, ma gli sto dando io 15 volt e ne preleverò 30 per farvi, diciamo, l'esempio, perché questo step up non va da 3 volte e mezzo, ma va sopra i 12. Allora, questa è la tensione che io gli sto dando in ingresso e qui poi leggeremo l'assorbimento. Questi ultimi due numeri sono quelli che lo step up assorbe a vuoto, è l'amperaggio che assorbe a vuoto. Allora, noi si è detto che gli stiamo dando 15 volt e ora vi faccio vedere i volt in uscita. Ecco, questo è un carico elettronico, qui ci sono i 30 volt circa che eroga in uscita e qua è predisposto per un assorbimento di 0,5 ampere. Ora 15 volt che entrano e 30 volt che escono praticamente è il doppio della tensione che gli stiamo mettendo dentro. Vediamo cosa succede se io aziono il carico elettronico e faccio assorbire al circuito 0,5 ampere. Vedete 0,499 che 0,5 ampere è quello che sta assorbendo e vediamo invece quanto va a assorbire dall'alimentatore, che sarebbe la stessa cosa che assorbirebbe dalle celle della batteria. Ecco, noi assorbiamo dall'alimentatore 1 ampere, sicché preleviamo 0,5 ampere, ma in realtà siccome c'è un raddoppio della tensione lui mi va a prelevare dall'alimentatore 1 ampere. Sarebbe la stessa cosa che succede con le celle, cioè se noi preleviamo invece che la cella è da 3,7 volt noi preleviamo per esempio 5 volt, vuol dire che preleveremo 1,35 volte la tensione della cella, sicché l'assorbimento sarà di 1,35 volte più grande di quello che preleveremo dalla cella. E ora si prova a prelevare per esempio 1 ampere. Ecco, siamo sempre a 0,5 ampere, lo porto a prelevare 1 ampere. Praticamente 0,999 ampere, 1 ampere. Ora vediamo che dall'alimentatore che simula la cella preleveremo una corrente più alta. Ecco fatto, dall'alimentatore preleveremo più addirittura di 2 ampere, perché oltre all'assorbimento vero e proprio c'è quello che consuma per se stesso lo step up. Sicché detto questo viene da sé che non dobbiamo considerare la potenza del power bank per
tutte le tensioni che andremo a prelevare uguale. Allora direi di fare una prova di carica e guardiamo anche cosa indica il display qui. Il display si accende automaticamente quando ci si inserisce un oggetto. Nel caso che si spenga, poi si può accendere con questo pulsante qui. Se io lo premo, il display si illumina. Allora, spero che si veda bene. Iniziamo a inserire un apparecchietto in carica, un telefonino, e il display indica praticamente il consumo, che lo vedete qui. In questo caso ci vedo male, ma mi sembrano 5 watt, e ci dice anche eventualmente, ora si è spento, lo riaccendiamo col pulsantino, e ci dice in che stato è la batteria, che percentuale residua, e ci dice anche con questo consumo quante ore all'incirca potrà essere utilizzato ancora. Inoltre ci dice dov'è il carico, in questo caso vedete rosso sulla porta. Ora metto un altro carico, inseriamo un altro carico su una delle porte USB, si riaccende. In questo caso mi dice che c'è su C2 un assorbimento che sta salendo perché si sta stabilizzando, e sempre su A ovviamente l'altro apparecchio collegato, che in questo caso sono C2 e A, che sono tutte e due collegate. Ne mettiamo ancora un altro. Ecco, ora sono illuminati tutte e tre perché ovviamente stiamo caricando da tutte e tre le porte, e mi dice che la carica residua con 3 apparecchi collegati ne avrò ancora per diciamo 6-7 ore, dopodiché il power bank sarà scarico. Sicché questo display ci dà anche un'indicazione piuttosto veritiera di quello che sta succedendo, perché ci dà il consumo in watt. Noi sappiamo che il power bank è 86 watt, sicché basta conteggiare anche tutti gli assorbimenti per calcolarlo, ma lui le calcola direttamente. Io penso che questo apparecchio qui sia valido. E allora anche questo video è finito, possiamo mettere il power bank nella sua custodia, nella sua bustina vellina, e mi servirà per qualche viaggio che faccio. E spero che il video vi sia stato utile. Qualcuno che non sapeva come calcolare l'esatta, non dico capacità, ma l'esatta durata del power bank quando lo usava, spero di aver chiarito qualche dubbio. E come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete ci sono anche super like, che sono acquistabili quelli però, e come sempre commentate. Se fate delle critiche fatele che siano costruttive, così servono a me e magari anche a qualche altro utente del canale. Se cliccate sulla campanella verrete avvisati quando esce un nuovo mio video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!